Sono già morti in tanti. Sì, dobbiamo fare delle prove, dobbiamo capire. Il nostro padrone ci ha detto che è priorità massima. Vero è che è di gran fattura quest'arma. Si vede che è magica. Vedi, Cal, questa spada, sì, ha un potere magico, ma è qualcosa che non riesco a capire. È antico, potente. Mm. Ho bisogno di altre cavie perché io non posso toccarla. Dico agli apprendisti di farne portare altri dal carceriere. Sì, fanne portare parecchi. Mi sa che questa cosa non si risolverà a breve. Tu cosa ne pensi? Pure il padrone ha detto che uno può toccarla, almeno uno ci deve essere tra i prigionieri, uno deve toccarla. Perché non provi a toccarla tu, Vac? Non fare lo stolto, fratello. Tu lo sai che io padroneggio la magia e ti dico che questo oggetto per noi è proibito. Mi vuoi morto? Non sei mai stato coraggioso, I tre si diedero alla fuga, mentre i loro cuori, come le loro gambe, acceleravano per la paura e il timore di quello che era rimasto addietro, ma ancor di più di quello che avrebbero potuto trovare davanti. Finalmente, dopo una breve fuga, trovarono di fronte a sé, in quel labirinto di fuligine, pietra e acciaio, due porte. Dall'una, un flebile vento sembrava quasi smuoverla. Certi erano che quella era la porta della libertà. Come un solo uomo, stavano per dirigersi proprio in quella direzione, per guadagnare ciò che da troppo tempo avevano perso, la libertà. Questa porta è chiusa in modo arcano. Ma ecco che il gigantesco vargo d'improvviso si fermò, come un monolito in mezzo alla tempesta. Dentro la sua mente, dentro il suo cuore, dentro il suo spirito stesso, un richiamo così possente che gli fece tremare l'anima e il corpo, gli fece voltare il volto nella direzione dell'altra porta. Un richiamo irresistibile, un richiamo che era come l'urlo di 100 battaglie che avrebbe potuto fare in futuro. La spada per la quale aveva lottato, per la quale aveva quasi posto fine alla sua stessa vita, lo stava chiamando, ed era oltre quella porta. La sua mente barbarica e guerriera fece una scelta. Cos'era la libertà senza la possibilità di brandire ancora una volta quella splendida spada? E cos'era la sua vita senza la possibilità di dar battaglia con quella misteriosa e fantastica lama? Senza nemmeno avvisare o avvertire i suoi compagni di sventura, le sue possenti gambe lo portarono in un istante di fronte a quella porta di acciaio, ferro e legno che per lui, in quel momento, preso dalla furia e dal desiderio, non erano poco più che un fuscello da distruggere con la sua potente forza. I suoi amici si guardarono attoniti, non capivano cosa stava succedendo, dentro il cuore e l'anima del loro non amico, ma compagno di avventura. Di fatto, quel gigante schiantò quella porta e vi si ritrovò in un istante all'interno. Gli apprendisti, che erano all'interno, che brulicavano come uno sciame di insetti, lo osservarono, atterriti, poiché pareva un leone in mezzo a delle pecore. Essi lo accerchiarono, tentarono di fermarlo, ma niente poteva fermare la furia, la forza e la potenza di Vargo. Le sue mani erano come magli che colpivano spaccando ossa. Eppure, guardandosi d'intorno, in quell'antro malamente illuminato, Vargo non trovò la lama che stava cercando, ma di fronte a sé un'altra porta. Lì il richiamo si fece irresistibile, quasi il canto di una sirena che avrebbe potuto trasportare quel barbaro ovunque. Si avventò contro quella porta. Pareva molto più resistente dell'altra, ma niente poteva fermare i suoi muscoli d'acciaio, che in quel momento si gonfiarono, quasi fossero stati i muscoli di un antico dio o di un antico demone, o forse entrambe le cose. Uno scricchiolio dopo l'altro, i potenti muscoli di quel possente lupo del nord ebbero ragione di quel cancello d'acciaio, ferro e legno, che con un potente schianto si abbatté, lasciando di fronte ai suoi occhi famelici un'immagine che l'avrebbe lasciato stordito se non fosse stato quel grande guerriero che era. Mentre come una furia quel possente barbaro
aveva travolto gli apprendisti che brulicavano come insetti, Medillion e Wim erano ancora attoniti per quella scena. Non si erano aspettati che quel guerriero del nord potesse lasciarli così in balia come nulla di quei mostri che avevano donato l'anima all'oscurità. Ma Wim non si perse d'animo, e tantomeno Medillion. Così l'agile e ladro assassino, raccogliendo da uno dei banchi di lavoro uno degli oggetti vicino metallici, tagliò gole e sfondò crani, mentre Medillion, richiamando a sé le arti oscure per la quale aveva donato l'anima a forse qualche demone, risucchiò le vite e il sangue di quelle miserevoli creature che avevano tentato inutilmente di sbarrare loro il passo. Quello che era iniziato come un combattimento si trasformò in una carneficina. Wim non ebbe pietà di nessuno, occhi venivano trafitti, gole tagliate e ventri squarciati. Alcuni non si accorsero nemmeno di morire. Ma ancora più terribile furono le magie e le necromanzie evocate dalla potente Medillion, la quale, con occhi scintillanti per la furia e quasi il piacere di poter via vite altrui, fece urlare e contorcere quelle creature per i vermi che erano. Mentre quella carneficina, che quasi avrebbe lasciato attonito anche il più potente dei guerrieri. Cosa? Che cosa sta succedendo? Che questa confusione mi disturba. Lo sai che quando lavoro sulla magia non voglio essere disturbato. Non lo so, Mag. Devono essere gli apprendisti che litigano di nuovo. Vado a massacrarli un po'. Va bene, domani li torturo tutti. Sì, torturiamoli. Sai che mi piace tanto.